Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video dell'Angolo del Mecha. Oggi andremo ad iniziare l'analisi sulle unità militari schierate alla Federazione Terrestre che non sono Mobile Suit, ma che sono comparse durante la prima serie di Gundam. Nel caso non l'aveste già fatto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle future uscite dei prossimi video. Inoltre di lasciarci anche un like e un commento come feedback per la scrittura proprio di quei prossimi video. Andiamo quindi a cominciare. Negli scorsi video abbiamo parlato molto del progetto V, ossia il progetto che ha portato alla realizzazione dei tre principali modelli di Mobile Suit federali comparsi durante la prima serie, il Gundam, il Guntank e il Gunken. Tutti e tre avevano la caratteristica di possedere il Core Block System, ossia la cabina di pilotaggio che poteva trasformarsi in un caccia, ossia l'FFX-7 Core Fighter. Questo aereo, sviluppato dalla Airvic Company, non doveva essere inizialmente un caccia da guerra, ma piuttosto era stato pensato per essere una capsula di sicurezza per il Mobile Suit del progetto V. In caso di difficoltà il pilota avrebbe potuto abbandonare il resto del Mobile Suit e scappare a bordo del Core Fighter. Questo spiegherebbe anche il suo leggero armamento, infatti il Core Fighter è principalmente equipaggiato con i cannoni Vulcan che, come abbiamo già detto nei precedenti video, sono efficaci solo come contraerea o per intercettare razzi. Anche se bisogna ammettere che comunque il Core Fighter è equipaggiato, seppur con un numero limitato, anche di missili aria-aria, in grado ovviamente di abbattere altri velivoli, ma se usati in gran numero perfino di perforare le corazze dei più pesanti Mobile Suit. Il Core Fighter non brilla certo per il suo armamento quindi, però è anche vero che grazie al suo motore ibrido, a jet e termonucleare, è in grado di essere utilizzato sia nell'atmosfera terrestre che nello spazio. Ma è sulla Terra che questo caccia vedrà le sue migliori fortune, questo perché consentirà la trasformazione in volo al Gundam che potrà comporsi direttamente sul campo di battaglia senza dover partire direttamente formato dalla base bianca. Nello spazio tuttavia il suo utilizzo sarà quindi limitato, complice il fatto che nel frattempo il Principato di Zion avrà realizzato dei Mobile Suit più corazzati che quindi resistono ancora meglio ai colpi del Core Fighter. Difatti, per sostituirlo nello spazio, la Federazione Terrestre sviluppa, nella seconda parte della serie, i cosiddetti moduli di potenziamento G. Il discorso sui moduli G sarebbe lungo e complesso. Noi in questo video ci concentreremo solamente sul G-Fighter, ossia l'evoluzione o meglio la realizzazione di un vero e proprio caccia spaziale. In serie si vedranno solo due G-Fighter, uno pilotato da Sailor Mass e l'altro pilotato da Slagar Low. Proprio come altri mezzi della serie G come il G-Bull o il G-Armor, anche il G-Fighter può essere utilizzato sia nello spazio che sulla Terra. Proprio per questa ragione il G-Fighter è equipaggiato con dei lanciamissili in grado di sparare verso il basso in funzione antisottomarino, ma ovviamente l'arma che ha reso il G-Fighter ben più di una spanna sopra il Core Fighter è ovviamente il doppio cannone a megaparticelle situato sulla fronte del mezzo. Pur condividendo con il Beam Rifle del Gundam la tecnologia del serbatoio a particelle Minovsky, in realtà il cannone a megaparticelle del G-Fighter risulta addirittura più potente. Questo, unito alla pesante corazzatura del G-Fighter che lo rende resistente anche a colpi diretti, ci fa capire che ci troviamo di fronte a una delle armi più potenti messe in campo dalla Federazione Terrestre negli ultimi mesi di guerra. Ma veniamo quindi all'analisi sulle navi spaziali schierate dalla Federazione. La prima, la più numerosa e la più comune da vedere nella prima serie, è sicuramente l'incrociatore leggero di classe Salamis. Dato che questa nave fu varata per la prima volta ben 9 anni prima dell'inizio del conflitto, i suoi cannoni inizialmente sparavano proiettili tradizionali. In seguito sono stati sostituiti dai più moderni cannoni a megaparticelle. Una delle caratteristiche più strane di queste navi è che venivano realizzate sulla Terra, fatte decollare fino allo spazio attraverso dei booster, ma poi non potevano più rientrare nell'atmosfera e per rientrarvi serviva una capsula che esse avevano situata sotto lo scafo. Quanto ad armamento, l'incrociatore di classe Salamis non scherzava di certo, con i suoi 6 cannoni a megaparticelle principali, uniti alle 8 torrette a doppia canna, quindi di mitragliatrici contraerea, e i vari tubi lanciamissili situati sotto lo scafo della nave, l'incrociatore leggero non aveva praticamente dei punti ciechi. Purtroppo, nonostante ciò fosse incredibilmente efficace contro altre navi o contro piccoli velivoli che si avvicinassero alla Salamis, non lo erano altrettanto contro i più agili e corazzati Mobile Suit, che riuscivano facilmente ad abbattere gli incrociatori leggeri di questa tipologia. Un'ultima nota sulla classe Salamis è da riferire al trasporto Mobile Suit. Ovviamente, essendo una nave dell'anno UC0070, non era pensata per farlo perché Mobile Suit ancora non esistevano.
Quindi durante il corso della guerra è stata equipaggiata o con dei ganci che permettevano di trasportare i Mobile Suit esternamente alla nave, oppure addirittura con un portello che permetteva ai Mobile Suit di uscire e di essere schierati in battaglia. E con questo siamo giunti alla fine del video, speriamo che vi sia piaciuto e ovviamente nel prossimo concluderemo l'analisi sulle astronavi della Federazione Terrestre. Vi ricordiamo di lasciare nei commenti un parere sul video che avete appena visto, un saluto e alla prossima! Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video dell'Angolo del